Ciao a tutti, sono Carlo Pagliai, ingegnere urbanista e oggi voglio condividere con te un brevissimo video contributo relativo alla questione del suddetto condono edilizio per Ischia presunto o quello che verrà. Non la metto sul piano politico, faccio un contributo di natura tecnica per comprendere il provvedimento, anche perché l'argomento condono è spinoso, ok? Ci vogliono guanti d'acciaio per poterla affrontare bene. Qui vedete appunto la bozza del provvedimento famoso decreto Genova che verrà adottato, emanato, poi se forse convertito in legge, non lo so, alla data di oggi 21 ottobre 2018 si legge questo, ripeto, scaricabile dal sito di repubblica.it. In sostanza, cosa sembra dovrebbe accadere? Dalla norma si legge che proprio per consentire la ricostruzione post-sisma del territorio di Ischia, sembra che sia consentita la definizione delle istanze di condono pendenti, quindi intanto non per tutti gli immobili, ma solo per quelli distrutti o danneggiati dal sisma, prima condizione. Poi ancora pendenti e presentate ai sensi dei tre condoni, legge 4785, legge 724, 724 del 94 e legge 326 2003, quindi tre condoni. Abbiamo detto anche quali sono tutte le condizioni. Per la definizione, e questo è il punto interessante, per la definizione di queste istanze si fa esclusiva applicazione di cui ai capi 4 e 5 della legge 4785. Ora, premesso che alcuni di questi articoli sono stati anche aboliti dal testo unico per l'edilizia, quindi magari qualcuno mi dovrebbe spiegare i dettagli, ecco. Casomai si doveva dire trovano reminiscenza tutti gli articoli di questi capi? Boh, punto di domanda. Una mia osservazione, poi ognuno può osservare, anzi, osservate pure facendo commenti qua sotto. Secondo comma interessante. I comuni di cui, ok, provvedono anche, mediante l'indizione di apposite conferenze e servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle presenti istanze di condono entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione. Allora, altrimenti niente, quindi se trascorreranno 7-8 mesi non so che cosa succede. Sicuramente in questa versione non c'è scritto che scatta il silenzio assenso, il silenzio rifiuto, quindi comunque sia calmare gli entusiasmi, soprattutto se trascorsi 6 mesi non sia avvenuta la famosa conferenza servizi. Ma che è la conferenza servizi per i non addetti ai lavori? Perché questo video vorrei che fosse soprattutto comprensibile ai non addetti ai lavori. Il territorio di Ischia è un territorio che ha una bella montagna di vincoli, ok? A partire dal vincolo idrogeologico, qui ho fatto veramente una piccola mappa schematica, come vedete non sono poi tanto trascurabili. A naso sembra un 40-50% del territorio. Infine ci sono, e cerco di farvele vedere così, ecco qua, questa è la mappa di Google Map di Ischia. Ci sono altri vincoli qui, tutto il territorio è soggetto al vincolo paesaggistico dei luoghi vulcanici. Ora ve la dico così stretta da bar, perlomeno è ciò che risulta consultando la cartografia ufficiale del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio. Quindi comunque sia, chiunque dovrà vedersela per ottenere i relativi atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni necessari dai relativi enti pubblici e ripeto in particolare dalla sovrintendenza paesaggistica in questo caso, perché tutto il territorio è coperto da questo tipo di vincolo, oltre al vincolo idrogeologico come abbiamo detto. Non solo, c'è anche il vincolo paesaggistico che anche quello applicato per legge sulla famosa fascia costiera dei 300 metri, quindi immaginate un bordo della profondità di 300 metri che corre lungo tutta l'isola.
quindi si vanno a sommare anche tipologie di vincoli per legge, salvo anche qui ulteriori vincoli che non vi sto a far vedere perché se no si rischia di starci molto, ma a maggior ragione se ci sono vincoli, questi si sommano, se sono vincoli diversi, se sono anche vincoli puntuali, potrebbe esserci anche un edificio che ha, non so, vincoli di bene culturale, vincolo storico, architettonico, artistico, e anche questi rientrano in ballo. Perché rientrano in ballo? Perché per ottenere il condono è assolutamente necessario avere il parere favorevole, il nulla osta o le autorizzazioni che ammettono il condono. Senza di queste la domanda di condono viene chiusa e dato il famoso diniego, e da lì poi scattano tutte le sanzioni per la demolizione, rimessa in pristino e tutti i problemi che possono ovviamente derivare. Allora, io sarei arrivato in fondo a questa veramente videopillola, un contributo per inquadrare questo argomento, ripeto, molto ma molto spinoso, proprio perché si intrecciano interessi diversi, anche politici, c'è sempre la questione della disparità di trattamento fra cittadini, per cui staremo a vedere come verrà poi portato in fondo questo provvedimento. Se volete fare commenti lo potete fare nella barra inferiore, potete mettere un like, potete condividerlo con amici, colleghi professionisti o con persone a cui ritenete possa essere comodo. Per tutto il resto ci diamo appuntamento ai prossimi video. Un saluto da Carlo Pagliai, ci diamo appuntamento al mio canale e alle nuove dirette anche su Facebook. A presto!